Terzo giorno, girettino tranquillo, gambe stanchissime da ieri. Sto facendo il giretto di casa, il trail di casa. E niente, sono in recupero, sto lavorando prevalentemente in Z3. Saranno una ventina di chilometri per 400-500 metri di dislivello. La condizione è di salire perché l'Appenninica non ha un metro di pianura, è tutto un sali e scendi e arrampica parecchio, ma veramente tanto. Ho guardato un occhio a tutte le mappe che ci hanno reso a disposizione, che sono anche sul sito internet. Mazza, ci sono tanti di quei passi da passare. Ho iniziato a sudare mentre guardavo la mappa. No, no. Mi sono studiato bene i percorsi, però non c'è nulla di paragonabile al Righi che ho fatto ieri, quindi se il Righi sono riuscito a chiuderlo è un buon segno. Il problema è che dopo il Righi avrei dovuto fare un altro 800-900 metri di dislivello che non sono riuscito a fare, quindi devo andare su ancora di condizione, ma piano piano, poco poco, un poco alla volta, non come alla Cape Epic che mi sono bruciato tutto andando in overtraining. Qua sto inserendo dei giorni di riposo, di recupero, come questo per esempio, in modo da non affaticarmi troppo, quindi l'esperienza insegna a volte. Allenamento finito, parliamo un attimo di idratazione e alimentazione. Prima di tutto una premessa, io non sono né un nutrizionista né ho alcuna competenza specifica in merito, quindi vi parlo della mia esperienza. Se voi volete adottare un vostro piano di alimentazione e di idratazione vi consiglio di consultarvi con un professionista o comunque di fare le vostre ricerche. Io ora vi parlo solo di quella che è la mia esperienza. Iniziamo con le barrette. Io sto provando queste barrette Enervit Performance, veramente molto buone. Sto provando i prodotti Enervit perché sono sponsor tecnico di Appenninica e quindi mi aspetto di trovarle anche là ai rifornimenti. Dicevo, questa barretta è veramente molto comoda, non si squaglia col calore, ha 16 grammi di carboidrati, 20% di proteine e non contiene cereali, quindi diciamo a me evita un po' il gonfiore a livello intestinale di cui spesse volte soffro. Uso anche delle barrette ai datteri di Aptonia. Queste barrette sono veramente molto morbide da masticare, veramente vanno giù in un attimo e vi danno anch'esse un ottimo contributo a livello di carboidrati. Capitolo gel, io sto provando questo gel di Enervit che si chiama Liquid Gel e devo dire che è molto buono, ma ha anche una composizione con un rapporto 2:1 tra maltodestrine e fruttosio. E questo ho scoperto che è uno dei migliori rapporti per favorire l'assorbimento a livello intestinale di carboidrati e zuccheri, quindi questo veramente in un attimo viene assorbito dal vostro corpo e avete l'energia subito pronta. Per replicare più o meno la stessa cosa si può mettere anche nella borraccia una formulazione identica di maltodestrine e fruttosio. Il fruttosio si trova comunemente nei supermercati, le maltodestrine anche, ma comunque nei negozi sportivi si trovano facilmente ed hanno anche un costo relativamente basso. Quindi cosa faccio? Nella borraccia metto ad esempio 40 grammi di maltodestrine e 20 di fruttosio in modo da fare lo stesso rapporto 2:1. Devo dire che ho provato a consumare intorno a 60 grammi per ora di carboidrati usando questa miscela e non ho avuto veramente nessun problema. Cosa che invece mi succede se uso la stessa quantità di diciamo prodotto isotonico. Quindi devo dire, per me questa è la composizione che userò più o meno durante tutta Appenninica. L'obiettivo anche qui è quello di rimanere intorno ai 60 grammi di carboidrati per ora. Qui ce l'ho fatta, speriamo di farcela anche durante la gara.